Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere appunto con i Pagan Tarot. Dunque, questa è una stesa e sarà appunto una stesa molto particolare, proprio perché appunto voi sapete che i Pagan Tarot hanno un taglio ovviamente prettamente femminile, ma ovviamente avrete anche già letto dal titolo che appunto obiettivamente questa stesa si riferisce in particolar modo appunto alle donne single, quindi a persone ovviamente energie femminili che non hanno ovviamente un compagno a livello ufficiale. Certo, si possono avere tantissime conoscenze, 1000 frequentazioni, diciamo, estemporanee, o comunque qualche chat anche magari in simpatia sui social, però niente di ufficiale. Quindi questa è una stesa ovviamente molto specifica e ovviamente appunto si riferisce a tutte coloro che appunto non hanno un compagno. Quindi vogliamo cercare di capire nel presente se c'è già qualcuno di interessato appunto a voi, pur appunto essendo single. Vogliamo cercare di capire i pro e i contro della situazione, cioè vogliamo cercare di capire su cosa e magari anche su chi fare affidamento e invece di chi assolutamente diffidare. Vogliamo ovviamente anche cercare di capire che cosa voi avete nel cuore, paure, dubbi, perplessità, magari in riferimento ad una particolare persona. Vogliamo cercare di capire anche ovviamente il vostro ambiente quotidiano, quindi amicizie, colleghi, che cosa diciamo vi sta dando o può regalarvi, quindi le influenze dell'ambiente esterno. Vogliamo cercare di capire un po' anche il vostro percorso karmico, cioè per percorso karmico quale legame andrete, che tipologia di legame andrete a vivere. Ovviamente carta fondamentale il consiglio su come chiaramente agire per poter, diciamo, eventualmente avere un percorso sentimentale adeguato e vogliamo cercare di capire qualcosa in più ovviamente anche sull'immediato futuro. D'accordo? Ovviamente a seconda delle tempistiche identificate dall'arcano estratto, perché voi sapete che appunto ogni singolo arcano è abbinato ad un periodo ben preciso, a giorni ben precisi dell'anno, quindi ovviamente ci saranno dei riferimenti chiaramente molto determinati e che permettono anche, diciamo, appunto delle indicazioni temporali precise sull'evoluzione degli eventi. Come dunque avrete capito, si tratterà appunto del metodo, un metodo che io utilizzo molto spesso sul canale, appunto delle 8 carte o 7+1, come dico sempre io, dove il +1 sta appunto per una carta a mio avviso fondamentale, che è la carta del consiglio, datoci appunto dagli arcani. Dunque possiamo appunto iniziare a mescolare il mazzo dei Pagan Tarot e ovviamente per il principio di sincronicità, per chiunque di voi scelga questo video incappi casualmente in questo video, chiunque di voi appunto sia single da più o meno tempo e che quindi stia cercando anche delle risposte in riferimento al futuro sentimentale, ecco, cerchiamo di capire appunto che cosa vi riserverà dunque il futuro, ovviamente in amore. Ribadisco, è una stesa riferita unicamente a persone single, quindi non persone anche magari impegnate. Vediamo un po'. Perfetto, ora appunto iniziamo a stendere ovviamente le carte sul tavolo di stesa.
Perfetto, allora iniziamo ovviamente la stesa. Come sempre io allontano ovviamente dal tavolo di stesa il resto del mazzo, in modo che ovviamente voi possiate avere davanti a voi ovviamente tutte le carte, quindi possiate concentrarvi proprio ovviamente sul percorso degli arcani estratti. In prima posizione abbiamo appunto il presente della situazione, quindi appunto cercheremo di capire appunto che cosa c'è nel vostro presente, se c'è già qualcuno a cui voi interessiate in maniera particolare, perché no. In seconda posizione cerchiamo di capire su chi e su cosa poter fare affidamento. Ecco, in invece posizione opposta i contro, quindi pro e contro, cioè in questa posizione di chi diffidare, o comunque su quali situazioni non prestare particolare affidamento, attenzione. Nel cuore della stesa ovviamente cosa c'è nel vostro cuore, chiaramente. In questa posizione le influenze esterne, quindi cerchiamo di capire un po' tra amici e colleghi cosa c'è, diciamo, di buono, se c'è qualcosa ovviamente di interessante. In questa posizione, terzultima carta, cerchiamo di capire qual è il vostro percorso karmico, ossia sentimentale, ossia appunto cerchiamo di capire che tipologia di rapporto sarà il prossimo rapporto che andrete a vivere. In questa posizione cerchiamo di capire un po' anche quali sono i consigli che ovviamente vi vengono dati dalle carte e ovviamente in ultima posizione cerchiamo di capire il futuro, quindi diciamo come evolverà la vostra situazione sentimentale, quindi una sorta di risposta definitiva ovviamente alla stesa. Dunque possiamo appunto iniziare dalla prima carta per cercare appunto di capire ovviamente il vostro presente, quindi la situazione del vostro presente in ambito sentimentale. Allora, e qui abbiamo ovviamente un fante di bastoni. Allora, ragazze, sicuramente qui c'è qualcuno a cui voi piacete. È un fante, perché ovviamente nei Pagan Tarot gli elemental sono appunto i fanti. È una persona giovane, è una persona a cui voi piacete tanto, perché qui parliamo di bastoni, quindi è una persona molto attratta da voi, a livello ovviamente fisico. È una persona che ha modo di vedervi, quindi ha modo di vedervi spesso, potrebbe essere appunto un corteggiatore, potrebbe essere comunque per esempio un amico, potrebbe essere un collega, perché parlando di bastoni diciamo che in prim'ordine abbiamo l'aspetto amicale e l'ambito professionale. È chiaro che questa è una persona giovane. Generalmente i fanti non superano i 35 anni di età, anzi di solito non superano neanche i 30 anni di età. È una persona, vi ripeto, che ha modo di vedervi, probabilmente ha anche modo di parlarvi o di scrivervi, perché parliamo di bastoni, cioè già uno scambio c'è stato tra voi e questa persona. Vi ripeto, però è di bastoni, quindi non è una persona che ha una cotta per voi, è una persona a cui voi piacete tanto fisicamente, quindi una persona che vi desidera e che vi trova molto appetibili. È chiaro che questa persona però, essendo un fante, ha delle difficoltà. Quali? È una persona un po' inesperta, allora, nel senso che non è uno sciocco, però è una persona intimidita e intimorita, diciamo, dalla vostra presenza, dal vostro charme, dalla vostra bellezza, dalla vostra posizione magari sociale. Voi potreste essere il suo capo, oppure potreste essere amici da una vita e in qualche modo potrebbe trovare in condizione di imbarazzo nel caso in cui possa anche semplicemente pensare di dichiararsi o diciamo di proporsi con qualche avance, d'accordo?
Quindi ci sono delle differenze tra voi e questa persona, vi ripeto, magari anche di posizione sociale, posizione lavorativa, magari anche di età, che lo spaventano, per cui obiettivamente questa persona, per ora, diciamo che vi ha dato un po' poco o comunque non ha dimostrato particolare, diciamo, attenzione a voi. Questo però non significa che questa persona non vi desideri, perché vi desidera come? Tra l'altro parliamo di un fante, i fanti se hanno un pregio è nell'immaginazione e nella fantasia, quindi potete già aver capito dove sta andando a parare il mio discorso. È una persona che è fantastica, diciamo nella solitudine della sua cameretta, ovviamente su di voi, sulla vostra bellezza, sul vostro corpo, d'accordo? Dunque è una persona a cui voi piacete tanto, fisicamente veramente tanto. È un fante, perciò non ha una compagna ufficiale o un compagno ufficiale al suo fianco. Quindi è una persona che per ora, quindi sino ad ora, o comunque nel momento presente, non ha un compagno o una compagna ufficiale. Quindi è una persona, diciamo, single, però anche in questo caso non è detto che non abbia altre frequentazioni. Non ha un qualcuno di ufficiale, diciamo, o di importante al suo fianco. D'accordo? Potrebbe essere una persona separata, divorziata, anche se molto giovane, perché no? Però obiettivamente è una persona che comunque sentimentalmente è libera, quindi è una persona che non è innamorata di qualcun altro e ovviamente non è sposata, felicemente sposata, ovviamente con un'altra persona, d'accordo? Quindi è una persona comunque che vi ronza attorno ed è una persona che sino ad ora, vi ripeto, non vi ha dimostrato granché, però ha intenzione di farlo? Certo, perché parliamo di bastoni. Nel caso in cui avessimo avuto in questa posizione il fante, ad esempio di spade, vi avrei detto questa non è una persona che ha intenzione di muoversi, vuole continuare a spiarvi ma stando fermo. Ecco, no. Questo fante di bastoni invece vi vuole scrivere o comunque vuole approcciare a voi, cioè qualcosa in più rispetto al presente vuole fare e vuole attuare, quindi addirittura già in mente nel momento presente di, diciamo, o scrivervi qualcosa però di più chiaro o di dirvelo, magari farvi un complimento un po', ecco, diciamo, non di cose, però insomma facendovi capire che voi gli piacete, d'accordo? Comunque è una persona che ha intenzione magari di salutarvi nel caso in cui sia un collega in maniera un tantino più calorosa, diciamo così. Quindi comunque è una persona a cui voi piacete tanto, d'accordo? Quindi che ha intenzione di muoversi, quindi non è il fante di spade, non vuole star lì a guardarvi, ammirarvi e diciamo pensarvi in momento notturno e solitario, d'accordo? È una persona che ha intenzione di agire e quindi anche di avervi ovviamente fisicamente, d'accordo? Quindi è una persona molto interessata a voi. Ora, potrebbe aiutarvi nell'identificazione di questo bel giovane, ovviamente anche l'aggancio astrologico. I bastoni solitamente sono legati ai 3 segni di fuoco, quindi Sagittario, Ariete, Leone. Potrebbe avere come segno zodiacale uno di questi, ovviamente 3 segni, oppure anche l'ascendente, potrebbe avere anche l'ascendente in uno di questi 3 segni, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di segni di fuoco nei pianeti principali che strutturano la sua personalità, quali sono per esempio Venere, piuttosto che Luna, piuttosto che Marte e appunto Mercurio, cioè potrebbe avere per esempio il Sole in Bilancia ma avere per esempio l'ascendente in Leone. D'accordo? Oppure potrebbe avere Marte e per esempio Venere in uno stesso segno di fuoco, quindi per esempio Leone, d'accordo? Potrebbe avere Marte e Venere in Leone, d'accordo? Quindi, vi ripeto, è una persona molto interessata a voi, che conta di sbloccare questa situazione entro breve tempo. Ed è una persona che ovviamente prova per voi un grande desiderio fisico, per ora desiderio fisico, persona libera sentimentalmente
e ovviamente persona che, vi ripeto, è molto giovane, proprio a livello anagrafico. Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione invece appunto quali sono gli elementi positivi, cioè su cosa o su chi potreste fare affidamento. E qui abbiamo il 10 di spade. Allora, sicuramente la chiusura, perché il 10 di spade è una carta molto severa, tra l'altro, che parla di una chiusura definitiva, appunto 10 di spade, nei confronti del passato. Allora, il 10 di spade è una carta appunto di grado decimo, che ovviamente parla di un ciclo che si chiude, perché è l'ultima carta numerale delle spade, un ciclo negativo che deve essere chiuso e che si sta chiudendo già nel momento presente, quindi un ciclo karmico negativo si sta chiudendo nella vostra vita, in questo caso in ambito sentimentale, ma parlando di spade anche in vari altri ambiti della vostra vita, quindi potreste aver ovviamente passato dei mesi o anche addirittura settimane, mesi, anni, addirittura ecco piuttosto negativi, soprattutto in ambito sentimentale, ma magari anche per esempio in ambito professionale, ambito familiare. Ecco, questo percorso karmico che si sta aprendo è totalmente nuovo e totalmente diverso rispetto al ciclo karmico ovviamente precedente. Quindi siete già in una fase evolutiva, cioè sta già cambiando qualcosa. L'aria è più leggera, quindi dovreste riuscire a percepire delle energie fortemente positive già a partire dall'immediato futuro. Qualcosa sta cambiando e qualcosa cambierà. Questo ovviamente nelle prossime settimane e ovviamente nei prossimi mesi. È chiaro che in questo caso, ovviamente, il 10 di spade però dà anche già un piccolo consiglio, ossia cancellare il passato, cioè dovete, ragazzi, fare tabula rasa in riferimento a quello che avete vissuto in passato. Storie trascinate, storie sbagliate, storie tossiche, tutte queste situazioni che vi hanno fatto male, perché ragazze parliamo di un 10 di spade, quindi comunque situazioni che vi hanno ferito. Ecco che il 10 di spade parla ovviamente di situazioni di imbroglio, situazioni di negatività, anche possibili tradimenti che obiettivamente vi hanno coinvolto e che vi hanno fatto soffrire. Ecco, tutte queste situazioni vanno tenute alle spalle, vanno cancellate, vanno eliminate. Quindi chiudete con il passato, chiudete in modo chiaro e in modo netto con situazioni ovviamente del passato. È chiaro che questa chiusura sarà fisiologica, cioè prima o poi voi arriverete, vedete, a chiudere finalmente, a buttare via, vedete, tutte le situazioni che vi hanno fatto male. Quindi cancellerete il passato. È un percorso evolutivo karmico, obbligato, cioè voi andrete a gettare, vedete, tutto ciò che sino ad ora vi ha fatto male. Questo quindi è un momento molto delicato della vostra vita, perché siete in un momento di passaggio, per cui potreste ancora ogni tanto guardarvi indietro. Non fatelo, non fatelo, chiudete la porta. Chiudete questo benedetto cassonetto, non deve esserci più nessuno del passato, persone che vi hanno fatto male, persone che vi hanno fatto soffrire, non devono più far parte della vostra vita e dei vostri pensieri soprattutto, ragazze. Quindi nel momento in cui stiate malinconicamente ripensando delle situazioni del passato, cancellate immediatamente, bloccate questo pensiero, iniziate a pensare a tutt'altro. D'accordo? Quindi è chiaro che il 10 di spade è una carta che parla di chiusura col passato. Ma quale passato? Un passato doloroso, il 10 di spade, d'accordo? Quindi solo
con le persone, le situazioni che vi hanno fatto male. Andate avanti, perché qui c'è già l'inizio di una nuova fase, ovviamente, della vostra vita. Una fase meravigliosa che vi vede vincitrici. Quindi siete in un momento evolutivo fondamentale. Questa è una carta molto forte, il 10 di spade. Vediamo a questo punto però i contro. Abbiamo visto i pro, vediamo i contro della situazione, cioè su che cosa effettivamente, eventualmente appunto non fare particolare affidamento, eventualmente anche di chi dubitare. Allora, in questo caso abbiamo il diavolo, certo, 15° arcano maggiore. Allora ragazzi, guardate un po', qui c'è un tentatore, certo, qui c'è un tentatore, qui c'è una persona, un diavoletto, che cerca di farvi fare cose che non vi fanno star bene, al di là poi che siano cose, diciamo, moralmente o eticamente non corrette, sicuramente, perché il diavolo, diciamo che ovviamente rappresenta una forma antitetica rispetto al bene, ovviamente, e chiaramente alla moralità. Quindi sicuramente una persona che potrebbe proporvi situazioni non pulite, potrebbe quindi essere una persona impegnata, oppure potrebbe essere una persona che, diciamo, non ha delle grandi intenzioni nei vostri confronti, quindi una persona che appunto comunque, diciamo, potrebbe raccontarvi qualche menzogna di troppo, che potrebbe fare il brillante, ma che in realtà ha tutt'altre intenzioni, cioè unicamente legate al consumare. Oppure è appunto una persona impegnata, una persona molto complicata, una persona dedita molto spesso ai vizi, soprattutto al sesso e alla sessualità. Quindi una persona che ama tanto, per carità, giustamente, comunque avere rapporti, però lo fa in maniera sbagliata e compulsiva. E il fine ultimo, diciamo, delle sue storie e relazioni è sempre stato il consumare, diciamo, unicamente l'aspetto carnale della conoscenza, nulla di più. Quindi attenzione a questa persona. È una persona, diciamo, particolarmente furba, perché parliamo del diavolo, quindi è una persona menzognera, è una persona che in qualche modo sa ottenere ciò che vuole con l'inganno. È una persona che, vi ripeto, può aver già ingannato altre persone, altre donne, ovviamente perché è un aspetto molto fascinoso, quindi è una persona che ci sa fare e che obiettivamente, generalmente, sa ottenere ciò che vuole, quindi è una persona anche vincente nel male, ovviamente. È chiaro che è una persona molto carismatica, è una persona che piace, generalmente anche di bell'aspetto, ed è una persona molto passionale, che mostrerà sin da subito molta attrazione nei vostri confronti, una persona eloquente, una persona con una grande volontà, una persona che ama anche il rischio e l'azzardo, motivo per cui potrebbe appunto essere impegnata questa persona, una persona molto coraggiosa, se vogliamo anche temeraria, grande audacia, e che farà di tutto, ma veramente di tutto, per potervi avere. Questa persona afferrerà, diciamo, al volo un'occasione per potervi stare vicino, per potervi parlare e quindi sedurre. È una persona che comunque ha come, vi ripeto, obiettivo quello di avere rapporti fisici molto intensi con voi, perché ovviamente, vi ripeto, è una persona che punta a questo, però vi ripeto, generalmente è una persona che ha già avuto in passato e che ama terribilmente avere rapporti extraconiugali. Quindi questa sì che potrebbe essere una persona impegnata, quindi ama vivere, diciamo, i rapporti fondandoli unicamente sul piacere. È chiaro che quindi è una persona che vi vuole conquistare a tutti i costi, anche per, diciamo, una sorta di prestigio, cioè il fatto di riuscire ad uscire con voi o conquistarvi potrebbe essere, diciamo, la famosa tacca in più per la propria autostima. Cioè questa persona si sente in qualche modo valorizzata dall'avervi al vostro fianco, quindi rappresentereste soltanto un motivo di luce, diciamo, alla sua ombra. Quindi è una persona che potrebbe anche vantarsi con altre persone di avervi conquistato. Quindi è una persona molto egoista che ha voi come traguardo, quindi questa persona c'è, però non è questo fante di bastoni, sono due persone totalmente diverse.
È una persona, vi ripeto, anche il diavolo chiaramente ad alte posizioni sociali, quindi potrebbe essere per esempio un vostro capo o comunque un vostro collega di lavoro che però ha un ruolo importante. Vi ripeto, una persona carismatica è una persona ovviamente che quindi ha un ruolo sociale e professionale di una certa importanza. Chiaramente una persona dalla piena forma fisica, vi ripeto, di bell'aspetto, con una forte energia sessuale, ed è una persona molto attenta, accorta, intelligente, astuta e risoluta. Cioè quando vuole qualcosa questa persona fa di tutto per ovviamente ottenere quello che vuole. Generalmente è una persona adulta, cioè l'età del diavolo rappresenta una persona adulta, quindi sicuramente dai 40 in su. È una persona, vi ripeto, che è già professionalmente, direi, soddisfatta, appagata. Potrebbe appartenere alla vostra sfera amicale, questo sicuramente, potrebbe appartenere alla vostra sfera professionale, comunque una persona che vi conosce ed è una persona che già vi ha, diciamo, puntato, diciamo così, da molto tempo. È una persona che pur di avervi rischierebbe di tutto, ma perché, vi ripeto, ama il rischio, ama l'azzardo e soprattutto non vede l'ora di potervi avere, perché proprio vi desidera molto fisicamente. Anche questa persona però rispetto al fante non è una persona pulita, d'accordo? Per quanto riguarda i segni zodiacali, il diavolo ovviamente è legato al segno zodiacale dello Scorpione e del Capricorno, quindi potrebbe appartenere ad uno di questi due segni o potrebbe averne l'ascendente, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi due segni, ovviamente nei pianeti principali, proprio come vi dicevo prima con il fante di bastoni. D'accordo? Quindi potrebbe avere per esempio il segno in Scorpione e la Luna altrettanto in Scorpione, quindi comunque una presenza fondamentale nei pianeti fondamentali che strutturano la personalità e il futuro di un individuo. D'accordo? Quindi Scorpione e Capricorno. Vi ripeto, è una persona, diciamo, a livello anagrafico già adulta, dai 40 anni in su, ed è una persona che è generalmente, in questo caso invece, impegnata. Quindi potrebbe essere addirittura già sposata, addirittura già padre, ma essere dedito, ovviamente, quest'uomo molto spesso al tradimento, quindi potrebbe aver già tradito, ovviamente, la compagna ufficiale. D'accordo? Più e più volte, proprio perché è una persona che ama molto il sesso e ovviamente però diciamo che vive le situazioni puntando solo sul sesso. Ovviamente, quindi non tiene conto di tutta una, diciamo, casistica di sentimenti, emozioni e romanticismo che per lui non hanno valore. Quindi questa è una persona, ovviamente, alla quale prestare la debita attenzione. Spero di avervi aiutato anche a capire chi possa essere questa persona, Quindi nel caso in cui abbiate già individuato ovviamente questo individuo, appunto, ecco, cercate di non prestare troppa fede alle sue parole e cercate di allontanare questa persona, perché il diavolo rappresenta un rischio non solo per lui ma anche per voi, cioè potrebbe farvi vivere momenti, diciamo, non proprio positivi da un punto di vista sentimentale, potrebbe, diciamo, causare un azzardo anche nella vostra vita, quindi potrebbe rompere un equilibrio e ovviamente sarebbe chiaramente un peccato, proprio perché abbiamo detto con 10 di spade che voi siete in un momento evolutivo delicato, d'accordo? Quindi dovete chiudere con situazioni magari malsane per aprirvi a qualcosa di nuovo e di pulito. Ecco, questo diavolo ovviamente non fa il caso vostro, Vediamo ora in questa posizione, appunto, nel cuore della stesa, appunto, che cosa c'è nel vostro cuore. Vediamo un po'. 4 di spade, siete stanche, avete bisogno di deporre le armi e di, vedete, riposo. Allora, il 4 di spade parla di stanchezza morale, oltre che magari anche fisica, per carità, però il 4 di spade parla, vedete, di una stanchezza mentale. Cioè emotivamente vi sentite molto deluse, avete bisogno di tirare i remi in barca, anche forse di isolarvi, perché il 4 di spade parla anche del chiudere le orecchie, gli occhi, non sentire, non vedere più.
Avete bisogno del classico momento di fermo, di stand-by per ritrovare le vostre energie. Avete bisogno di tempo, ancora di qualche settimana, per riuscire ovviamente ad aprirvi al nuovo. Quindi in questo momento non siete, pronte effettivamente, dicono gli arcani, ad iniziare una vera e propria nuova frequentazione, perché ci sono ancora delle ferite del passato che devono essere completamente chiuse. Ci state riuscendo, vi ripeto, siete in un periodo evolutivo, quindi sicuramente queste ferite si stanno chiudendo, ma ovviamente necessitate ancora di un po' di tempo. Ora non si può quantificare, questo dipende da ciascuno di voi. Possono essere settimane, per qualcuno può essere necessario ancora qualche mesetto, però effettivamente delle situazioni negative che vi portate ovviamente dal passato sono sicuramente state delle situazioni molto pesanti che obiettivamente vi hanno deluso e appesantito non poco. Quindi avete ancora, bisogno di un momento per voi risolutivo, soprattutto appunto da un punto di vista strettamente sentimentale. Avreste anche bisogno in questo caso proprio di isolarvi da tutto ciò che vi circonda, perché il 4 di spade non si riferisce soltanto ad una delusione da un punto di vista sentimentale, potrebbero avervi deluso anche parenti, colleghi, amici, quindi potreste aver bisogno anche di cambiare per esempio amicizie, di cambiare luoghi di frequentazione, cioè avete proprio bisogno ragazzi di in qualche modo effettuare un cambiamento a tutto tondo in riferimento proprio alla vostra vita, cioè non avete più voglia per esempio anche di frequentare gli stessi posti e di conoscere magari la stessa tipologia di persone, cioè avete proprio voglia anche voi di effettuare questo famoso cambiamento che è previsto proprio dal vostro percorso karmico, perché siete veramente molto stanche. È chiaro ragazzi che obiettivamente il 4 di spade parla appunto di un bisogno che, vi ripeto, è diverso da ciascuno di voi, quindi per alcune di voi si potrebbe trattare semplicemente di un periodo piuttosto breve, quindi qualche settimana, per invece alcune di voi si può invece avere la necessità di lasciar trascorrere più tempo, magari anche qualche mese. Comunque avete bisogno di rilassarvi, vedete, di riposarvi e di dedicarvi unicamente ovviamente a voi stesse, perché il 4 di spade parla proprio di solitudine, ma non una solitudine interiore, cioè ricominciare a stare bene con voi stesse, eliminando tutto ciò che vi appartiene ma che sino ad ora, come vi dicevo con il 10 di spade, non vi ha affatto fatto bene. Ora vediamo ragazzi invece in questa posizione nello specifico chiaramente l'ambiente che vi circonda, cioè l'ambiente esterno ovviamente, come in questo caso possa influenzare la vostra vita sentimentale, quindi amicizie, colleghi, vediamo un po'. E qui abbiamo il 2 di spade. Allora, vi fidate molto poco delle persone che vi circondano, e fate bene, perché obiettivamente qui qualcuno di un po' troppo furbo c'è, vedete, qualcuno che in qualche modo cerca di ovviamente chiudervi gli occhi, quindi voi potreste aver identificato a mio avviso già questo diavolo o comunque persone delle quali non vi fidate del tutto, però chiaramente ragazzi il 2 di spade parla appunto di una diffidenza che necessiterà ovviamente del tempo per chiaramente essere vinta, ma comunque voi riuscirete ad arrivare alla verità, cioè questa persona può cercare in tutti i modi di chiudervi gli occhi, le orecchie per evitare che voi capiate, ma che il suo tentativo non sortirà grandi effetti positivi per lui, perché voi finalmente gli occhi li aprirete. Il 2 di spade parla proprio, sì, di tempistiche
per ovviamente arrivare alla verità, ma voi ci arriverete. Cioè il 2 di spade parla soprattutto di un momento di, diciamo, bivio, perché è una carta di grado secondo, ovviamente per quanto riguarda il decidere eventualmente se, per esempio, frequentare la stessa amicizia, le stesse amiche, gli stessi amici, oppure per esempio decidere di cambiare amicizie, oppure siete ad un bivio perché obiettivamente, diciamo, potreste essere in procinto di scegliere se per esempio frequentare una persona piuttosto che un'altra, oppure dare udienza a questo per esempio fante di bastoni, oppure a questo diavolo. Cioè siete comunque in un momento di osservazione, perché parliamo di spade, quindi cercate in questo momento di essere particolarmente accorte e attente in riferimento alle persone di cui circondarvi. Peccato però che obiettivamente tra le persone che vi circondano, qui vi ripeto, c'è una persona furba che ovviamente cerca di non farvi vedere la verità, quindi attenzione in particolar modo a dei consigli da parte di per esempio un amico o un'amica fidata, da parte di un collega o una collega, oppure da parte di un familiare che potrebbe obiettivamente non raccontarvi la verità, perché parliamo di spade, perché è fortemente invidiosa questa persona del vostro eventuale successo. Cioè per esempio nel caso in cui voi siate nel dubbio se ovviamente iniziare a frequentare una persona piuttosto che un'altra, questa persona potrebbe farvi virare, diciamo, verso la persona sbagliata. D'accordo? Oppure nel caso in cui voi abbiate, diciamo, interesse per una persona, questa appunto persona malsana e cattiva, a mio avviso, potrebbe cercare di convincervi nel non, per esempio, farvi avanti o comunque nel non accettare il corteggiamento di un'altra persona. Quindi è sicuramente una persona che rappresenta per voi un nemico, un reale nemico, che però, vedete, si nasconde nell'ombra. Non si riesce a vedere bene il volto di questo nemico, quindi rappresenta per voi un'insidia pericolosa. Voi avete già dei dubbi, perché il 2 di spade parla proprio di un dubbio. Cioè avete capito che qualcuno non ve la racconta giusta e che ci sono troppi consigli che vengono date magari anche da più di una persona in realtà non interessata al vostro bene, ma semplicemente una persona invidiosa. Ecco, cercate di procedere lungo questa strada per aprire bene i vostri occhi e vedere bene i vostri reali nemici, perché ovviamente qui c'è qualcuno che vi dà dei consigli non corretti e che rappresenta per voi ovviamente un'insidia pericolosa, soprattutto nel caso in cui voi siate, diciamo, di fronte appunto ad una scelta. Tra l'altro il 2 di spade parla di alleanza e competizione, quindi una persona che, questa persona incappucciata e nascosta nell'ombra, potrebbe sembrare vostra alleata, potrebbe sembrare una persona amica, ma in realtà è in forte competizione con voi e rivalità. Quindi una persona non sincera. Quindi attenzione alle amicizie, perché purtroppo qui c'è qualcuno che nasconde ovviamente la sua vera faccia, il suo vero volto. Ora vediamo invece, ragazzi, in terzultima posizione appunto che cosa vi aspetta per quanto riguarda ovviamente il vostro futuro rapporto, cioè per quanto riguarda appunto il vostro percorso karmico, ovviamente che tipologia di rapporto andrete a vivere ovviamente prossimamente per percorso karmico. Allora, qui avete la ruota di fortuna, è un arcano bellissimo la ruota di fortuna, perché rappresenta proprio la fortuna, quindi l'aiuto ovviamente da parte del destino. Quindi quando meno ve lo aspetterete, qui arriverà ovviamente una persona, anzi direi la persona, perché la ruota di fortuna rappresenta proprio l'incontro giusto, fortunato, fortunoso, con la persona giusta. Tra l'altro la ruota di fortuna diciamo che ha delle tempistiche molto veloci, perché ovviamente per quanto riguarda le tempistiche appunto
I tempi di realizzazione possono andare da pochi giorni al massimo a 2-3 mesi al massimo. Quindi sicuramente entro l'estate qui c'è l'incontro per eccellenza. Allora, come sarà questa persona? Questa è una persona innanzitutto che si muove spesso, quindi si sposta nello spazio, ovviamente, quindi è una persona che viaggerà molto o che potrebbe viaggiare molto per lavoro. Oppure una persona ovviamente che si muove nel tempo, quindi potrebbe essere una persona che fa parte del vostro passato, però del passato positivo, con la quale però evidentemente tra di voi non c'è stato un rapporto, quindi una persona che potreste aver conosciuto in un lontano passato e che ovviamente in maniera fortunosa potrebbe tornare a far parte della vostra vita. Comunque una persona che giungerà improvvisamente nella vostra vita, una persona molto attiva, vi ripeto, una persona brillante, una persona simpatica, una persona di compagnia, una persona anche che ama molto parlare, ama molto divertirsi, ama spostarsi, ama muoversi, una persona piena di vita, di vitalità, di energia, una persona che vi aiuterà anche a stare meglio. E ovviamente il tutto avverrà grazie all'aiuto e al favore della dea bendata. Quindi obiettivamente in questo caso il destino sarà completamente dalla vostra. Ragazze, però ve l'avevo detto con questo 10 di spade che qui c'è l'arrivo ovviamente di un periodo completamente nuovo e fortunato. Ecco, questa persona sarà single. Quindi una persona libera, una persona che appunto non ha particolari conoscenze alle spalle. Questo sarà un incontro determinante per il vostro futuro e addirittura è una persona con la quale ovviamente si potrà addirittura arrivare a parlare di convivenza, matrimonio, una vera e propria, diciamo, storia ufficiale. Quindi ovviamente è una carta molto bella che parla, vi ripeto, sicuramente di un incontro, anzi direi l'incontro determinato e determinante per la vostra vita. La ruota rappresenta finalmente una ruota che gira dalla vostra parte, finalmente, e ovviamente rappresenta un momento molto molto positivo. Ecco, sicuramente è un momento positivo di cui approfittare, proprio perché la ruota di fortuna parla appunto di un movimento talmente improvviso e veloce, anche di una conoscenza talmente improvvisa, quindi una situazione da cogliere assolutamente al volo, senza farvi prendere da particolari, diciamo, pensieri, ritrosie, tabù in riferimento al passato, cioè date udienza a questa nuova persona che appunto andrete ad incontrare entro, vi ripeto, al massimo l'estate, quindi al massimo i prossimi 2 o 3 mesi. Comunque è un incontro felice perché la ruota di fortuna parla di protezione celeste, quindi circostanze favorevoli, destino propizio, che sbloccherà tutte le situazioni stagnanti che sino ad ora vi hanno caratterizzato, un aiuto finalmente insperato da parte della sorte ed una piena realizzazione. Vi ripeto, soprattutto in amore. Per quanto riguarda i segni zodiacali, ritroviamo di nuovo il Capricorno e la Vergine. Quindi abbiamo ovviamente 2 segni di terra, dunque potrebbe essere una persona che appunto appartiene o al segno zodiacale della Vergine o del Capricorno, oppure potrebbe averne l'ascendente in uno di questi 2 segni, oppure potrebbe appunto avere un tema natale ricco appunto di questi 2 segni, ovviamente per quanto riguarda i pianeti principali che strutturano la sua personalità. Ovviamente stesso discorso che vi ho fatto per il fante di bastoni e per il diavolo. Quindi tenete bene a mente questi 2 segni, Vergine e Capricorno. Potrebbe per esempio appartenere al segno del Cancro e avere però un forte ascendente ovviamente in Capricorno e magari la Venere in Capricorno, quindi comunque una persona estremamente stabile. Quindi sicuramente una persona appunto che ha i piedi per terra, ovviamente, una persona molto seria, vi ripeto, non una persona impegnata, quindi non una persona che vuole con voi, diciamo, un rapporto altro rispetto al suo rapporto ufficiale, una persona, vi ripeto, molto stabile, molto simpatica, molto gioiosa, che ama la vita e che vi permetterà ovviamente a vostra volta di amare identicamente ovviamente la vita.
Per quanto riguarda ovviamente l'età anagrafica, la carta della ruota di fortuna, rispetto a quanto si possa pensare, ovviamente si riferisce ad individui, diciamo, già piuttosto adulti, quindi anche in questo caso, ovviamente da un punto di vista anagrafico, questa persona avrà sicuramente oltre i 40 anni di età. Ora, ragazzi, arriviamo alla penultima carta, quindi cerchiamo di capire qual è il consiglio che viene dato ovviamente a voi dagli arcani. E qui abbiamo la carta dell'imperatrice. Allora, la carta dell'imperatrice è un consiglio, a mio avviso, assolutamente efficace, perché parla di bellezza, perché parla di un prendersi cura, vedete, di voi stesse, perché parla di ottima forma fisica, perché parla di anche vanità, perché no? Perché parla ovviamente del sottolineare chiaramente le vostre doti, parla anche di intelligenza, parla di decisioni ovviamente in qualche modo prese sicuramente con lucidità, ma senza temporeggiare troppo, parla di ottimismo, parla di apertura e comunicazione rispetto all'esterno. Allora, vi ripeto, l'imperatrice rappresenta l'intelligenza, rappresenta anche l'intuito, ma soprattutto la chiarezza di intenti. Quindi cercate di avere ben chiare nella vostra mente, ovviamente, quali sono le qualità che voi amate in un uomo. Quindi cercate proprio anche di fare una lista, diciamo, di quelle che sono le qualità migliori, che ovviamente si confanno al vostro concetto di amore e rapporto, e cercate quelle qualità nelle persone che andrete in futuro a conoscere. Quindi è importante partire da un'idea chiara e soprattutto cercate di ricordare, anche proprio scrivendolo obiettivamente, quali sono le qualità così, diciamo, negative, nefaste, che invece possedevano i compagni che avete avuto in passato e che vi hanno causato questo 10 di spade. Ecco, quelle sono le qualità che non deve avere una persona, ovviamente, che andrete a conoscere in futuro. Cioè, sembra un discorso banale, in realtà non lo è. 4 di spade, fermatevi a pensare, fermatevi a riflettere cosa non deve avere e come non deve agire la vostra persona ideale. D'accordo? Quindi partiamo da un dato di fatto: chiarezza. Il bello e dannato che vi ha fatto soffrire, lasciamolo alle spalle. La persona equilibrata, la persona innamorata, la persona dolce, la persona presente, la persona fedele, la persona pulita e onesta, questo è ciò che deve rimanere nella vostra vita. D'accordo? Quindi fermezza, perché è un'imperatrice, lei comanda su se stessa, non gli altri. Quindi fermezza di intenti e di idee. Non lasciatevi tirare per la giacchetta. Mi raccomando, attenzione a questo diavolo. Al di là di questo, vi ripeto, cercate di mantenere comunque un atteggiamento allegro, un atteggiamento, vedete, comunque ottimistico. Cercate di mostrare agli altri il vostro lato migliore e soprattutto dedicatevi a voi stesse. Dedicatevi al vostro corpo, dedicatevi al vostro spirito. L'imperatrice parla di musica, arte, poesia, sport. Quindi cercate di dedicarvi a voi stesse, allo sviluppo delle vostre potenzialità, sia ovviamente fisiche, per quanto riguarda charme, bellezza, ma anche per quanto riguarda la vostra conoscenza spirituale, piuttosto che appunto la vostra profondità interiore. L'imperatrice parla del trionfo della femminilità, della certezza, della sicurezza, dell'autostima. Guardatevi allo specchio e valorizzate quello che di voi ovviamente amate di più, perché ciò che conta è piacere a se stessi, quella stessa luce che voi poi avrete
coraggiose, determinate, forti e orgogliose di voi verrà percepita dagli altri e di conseguenza vi renderà ancora più belle, ancora più affascinanti agli occhi degli altri. Ma questa luce deve partire da voi. La luce dell'imperatrice, la forza dell'imperatrice, la potenza dell'imperatrice, la sicurezza dell'imperatrice, l'orgoglio dell'imperatrice. Quindi evitate pigrizia, evitate di chiudervi, evitate solitudine, evitate indecisione, evitate un atteggiamento pessimistico e soprattutto non contate troppo sugli altri e sui consigli degli altri. Attenzione a questo 2 di spade. Cercate dunque di contare unicamente sulla forza dell'imperatrice. Staccatevi da amicizie in qualche modo troppo vincolanti, che pensano di sapere tutto di voi e di gestire la vostra vita, soprattutto sentimentale. Ragionate con la vostra testa, con la testa dell'imperatrice, con l'intuito dell'imperatrice, con l'intelligenza e la chiarezza dell'imperatrice. L'imperatrice, ragazzi, parla di successo, parla di amore, parla di comunicazioni, parla di nuovi incontri, parla anche di un'ottima sessualità, parla di bellezza, parla di attrazione, parla di conquiste, parla di corteggiatori. Voi avrete tutto questo. Ma dovete, vi ripeto, come vi dicevo con questo 10 di spade, staccarvi dal passato e soprattutto, ve lo ribadisco, attenzione a cattivi consigli da parte, vedete, di nemici mascherati, di lupi travestiti da agnelli, perché ce ne sono sempre troppi. D'accordo? Quindi cercate voi di aprire bene gli occhi, lo farete, vi ripeto, sicuramente, però ovviamente cercate di evitare sin dal momento presente che qualcuno gestisca con consigli sbagliati e non richiesti la vostra vita sentimentale. Quindi vi ripeto, dedicatevi a voi stessi, alla vostra bellezza, al vostro corpo, al vostro spirito. Cercate di valorizzare tutto ciò che voi vedete di magnifico, di meraviglioso in voi. Rendetelo ancora più splendente. Questa luce abbaglierà gli altri e vi renderà ancora più appetibili. La gioia deve partire da noi e viene inevitabilmente trasmessa attraverso il nostro sguardo, il nostro sorriso, le nostre posture. La nostra muscolatura facciale ovviamente trasmette la nostra interiorità, il nostro stato d'animo. Questo è il vero modo per affrontare questa evoluzione, questa è la chiave che apre al nuovo ciclo, è questa la chiave. Trovare in voi stesse quella serenità, 4 di spade, per poter ricominciare un nuovo ciclo totalmente diverso, con persone totalmente diverse. E qui c'è la persona giusta per voi, arriverà quando meno ve lo aspetterete e sarà una persona che rifletterà queste caratteristiche, perché se ricordate quello che appunto vi ho detto con ovviamente la ruota, effettivamente le caratteristiche di questa persona abbinata alla ruota effettivamente sono le stesse consigliatevi appunto dall'imperatrice. Sorridete alla vita, ragazze, andate avanti, cancellate il passato, chiudete questo benedetto cassonetto, dobbiamo chiudere con il passato, questo lo consiglio a voi, lo consiglio a me stessa, lo consiglio a chiunque. Il passato è tale, va lasciato alle spalle, va conosciuto, va compreso, certo, lucidamente e razionalmente, ma le ferite devono essere chiuse e soltanto noi possiamo chiuderle definitivamente, queste maledette ferite. Non permettiamo più a queste persone di continuare a ferirci, perché nel momento in cui noi lasciamo che queste persone tornino nella nostra mente, anche solo sotto forma di pensiero, ecco che queste persone ci stanno di nuovo facendo male, ma glielo stiamo permettendo noi, perché ci stiamo ripensando. Non ripensate al passato, qui c'è un bellissimo nuovo arrivo. Ora, vediamo finalmente in ultima posizione appunto che cosa accadrà ovviamente nell'immediato futuro o comunque ragazze sicuramente nelle prossime settimane o comunque appunto nei prossimi mesi ovviamente a seconda chiaramente del significato e del valore della carta estratta. Vediamo un po'.
Ragazze, qui abbiamo il Papa. Allora, vi confermo che la persona che vi farà perdere la testa è una persona adulta, eh? Ve l'ho detto già, ovviamente, con la carta della ruota di fortuna, che viene in maniera veramente errata, sempre abbinata a una persona giovane. In realtà no, la ruota di fortuna rappresenta una persona che ovviamente ha già attraversato diversi cicli della sua vita, quindi una persona già adulta. Ecco che qui abbiamo la carta del Papa. Allora, ragazzi, la carta del Papa rappresenta finalmente un uomo serio, un uomo saggio, un uomo maturo, tra l'altro una persona che potrebbe anche farvi, diciamo, da guida spirituale, perché il Papa dà dei consigli, però ovviamente questa volta degli ottimi consigli, perché è una persona che vi vuol bene. Allora, ragazzi, il Papa, ecco, non rappresenta, diciamo, il sesso sfrenato, cioè sicuramente è una persona attiva da questo punto di vista, però diciamo che dal suo punto di vista la priorità, ovviamente da persona matura e saggia chiaramente, in un rapporto non è ovviamente il godere della sessualità, cioè per lui sicuramente sarà importante, ma ovviamente punterà tanto anche su una complicità diversa che parte ovviamente da una complicità mentale, una complicità ovviamente di intenti, un feeling appunto sentimentale e ovviamente romantico. Il Papa, ragazzi, rappresenta un rapporto di coppia, prima di tutto, perché il Papa parla di coppia, quindi sarete sicuramente in coppia, e parla ovviamente però di una coppia che, come vi dicevo con la ruota della fortuna, sarà ovviamente caratterizzata da un sentimento assolutamente presente, ma soprattutto tanto profondo. Ovviamente il Papa parla proprio, come vi dicevo con la ruota di fortuna, di fedeltà e serietà. Una persona che deciderà di legalizzare o comunque di ufficializzare il rapporto con voi, quindi una persona che non è impegnata ma che vorrà impegnarsi con voi, una persona che, vi ripeto, sicuramente proverà passione erotica per voi, però ovviamente tenderà a dare più importanza all'intesa spirituale e all'affinità ovviamente con voi per quanto riguarda i sentimenti, quindi è il compagno per eccellenza che avrà per voi una sorta di ruolo di guida, una persona fedele anche alle sue promesse. Quindi tutto quello che questa persona vi dirà, ovviamente nel momento in cui vi incontrerete, sarà assolutamente portato avanti anche in futuro. Cioè non è una persona che fingerà, diciamo, di essere forte, brillante, determinato e poi vuole tutt'altro, come la carta del diavolo. Il Papa vuole serietà, il Papa vuole finalmente dedizione, vuole amore, vuole rispetto e lo sa anche dare. Il Papa è l'uomo saggio. Il Papa rappresenta anche la protezione, quindi questa è una persona, vi ripeto, che potrebbe proprio anche aiutarvi in una occasione ovviamente particolare della vostra vita. Cioè voi potreste proprio magari incontrare casualmente questa persona, perché potrebbe essere per esempio appunto un libero professionista dal quale voi potreste recarvi per avere appunto aiuto in riferimento ad una determinata situazione, magari una situazione legale, potrebbe essere un medico, potrebbe essere un avvocato, potrebbe essere uno psicologo, cioè comunque è una persona che saprà anche aiutarvi in una determinata situazione, una persona molto discreta, una persona molto diplomatica. Ecco, anche in questo caso il Papa parla di viaggi, quindi vi ripeto che potrebbe essere una persona che viaggia per lavoro, ma soprattutto parla di amore fedele, di un amore sereno, di una vera e propria dedizione e vocazione per voi. Quindi sicuramente è una carta che dà un responso bellissimo, perché riuscirà a sollevarvi veramente dai tormenti del passato. Quindi è una persona molto matura, è una persona disponibile, protettiva, che rappresenterà per voi anche una vera e propria guida spirituale. Quindi non è una persona che rappresenterà per voi una tentazione e voi sarete per lui una tentazione. Questa è una persona che vuole un legame serio, vi ripeto, d'accordo? Essendo un Papa,
Vi ripeto, è una persona veramente adulta, quindi sicuramente il Papa ha dai 40 ai 45 anni in su, è una persona che a livello professionale è già oltremodo affermata, quindi potrebbe essere anche una persona socialmente conosciuta ed è ovviamente una persona che ovviamente si è fatta da sola, non gli è stato regalato nulla, non ha cercato aiuti, non ha cercato escamotage, quindi è una persona molto intelligente e capace. Quindi come questa persona è seria in amore, lo è anche nel lavoro. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione, anche in questo caso, contrariamente a quanto si pensa, il Papa ha tempistiche brevi, perché ha tempistiche che rappresentano un mese al massimo di tempo. Quindi, ovviamente, tempi di realizzazione che vanno da 15-20 giorni al massimo a circa un mesetto e mezzo. Quindi vi ripeto, primavera e inizio dell'estate assolutamente molto positivi proprio per quanto riguarda l'iniziare appunto questa storia. Ve lo dicevo appunto con la ruota di fortuna e ve lo ribadisco con il Papa. Per quanto riguarda ovviamente anche in questo caso l'aggancio astrologico, qui abbiamo anche due segni di fuoco, Ariete e Sagittario, quindi non tenete conto soltanto ovviamente della Vergine e del Capricorno, bensì anche dell'Ariete e del Sagittario, quindi ripeto, potrebbe appartenere o al segno della Vergine o del Capricorno o dell'Ariete o del Sagittario, oppure avere l'ascendente in uno di questi segni o un tema natale ricco appunto di questi segni fuoco abbinato ovviamente alla terra, quindi sicuramente una situazione da un punto di vista ovviamente erotico veramente molto piacevole, ma con la profondità ovviamente della terra, d'accordo? Quindi tenete bene in mente questi 4 segni: Ariete, Sagittario, Capricorno e Vergine, d'accordo? In particolar modo, tra l'altro, la carta del Papa è abbinata ovviamente alla primavera e all'estate. Quindi, chiaramente ovviamente l'Ariete, di conseguenza vi ribadisco che questo sarà il momento migliore per conoscere ovviamente la persona giusta. D'accordo? E la troverete. Quindi questa è veramente una persona veramente perfetta per voi, anzi è la persona perfetta per voi. Vi ripeto, è una persona all'apice della sua carriera, una persona che potrebbe addirittura aiutarvi anche da un punto di vista professionale, è una persona che potrebbe compiere viaggi d'affari ed è una persona che potrebbe appunto appartenere, diciamo, ad una sfera di influenza anche politico-sociale, perché no, potrebbe essere anche un diplomatico, un uomo di legge, comunque una persona che ha un ruolo molto importante che lui sa ovviamente però ricoprire egregiamente e per voi rappresenterà una persona assolutamente utile anche per, diciamo, aiutarvi nelle questioni di vita quotidiana. Quindi una persona molto generosa, una persona sensibile, un amante della verità e ovviamente una persona estremamente rispettosa. D'accordo? Una persona capace di adattarsi alle circostanze e capace soprattutto di venirvi ovviamente incontro. Quindi direi proprio la persona per eccellenza. Dunque ragazzi, direi che obiettivamente questa stesa termina qui, è terminata a mio avviso nel migliore dei modi perché appunto è una stesa molto bella, con una risposta assolutamente positiva ovviamente alla domanda. Ovviamente quindi sì, assolutamente, la vostra vita sentimentale prevede l'arrivo di una nuova storia con una persona a mio avviso davvero meravigliosa, la persona giusta che ovviamente saprà anche guidarvi in momenti di difficoltà. Si apre per voi un nuovo ciclo e un nuovo periodo, quando meno ve lo aspettate questa persona arriverà nella vostra vita. Ascoltate il consiglio ovviamente dell'imperatrice, come sempre mi raccomando, mettetevi come priorità forza, coraggio, determinazione, come sempre ovviamente buona fortuna e a presto.